Oggi sto facendo questo video per presentare uno dei treppiedi più strani che possano esistere al mondo. Certo, forse non ho scelto la giornata migliore per venire al Giardino degli Aranci, perché essendo festa nazionale c'è un sacco di gente, ma volevo comunque mostrarvi questo treppiedi stranissimo. Allora, perché è strano? Perché io sono sempre alla ricerca di una cosa particolare, cioè di avere dei treppiedi impossibili in pratica, che siano piccoli, leggerissimi, ma che tengano abbastanza la macchina. Tenendo conto che il 99% di tutte le mie macchine che vanno dai micro 4 terzi a questa full frame super leggera che è la Sony A7C, sono tutte macchine che pure con sopra un flash e con diciamo mettendo degli obiettivi abbastanza leggeri come dei prime oppure degli zoom piccoli e leggeri come questo che è il 2860, stiamo abbondantemente sotto il chilo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che posso usare anche dei cavalletti leggeri, ma leggeri quanto? Perché in realtà ho provato di tutto e per cavalletto leggero si intende chilo, chilo e mezzo, chilo e 8, addirittura ho visto alcuni che chiamavano ultra leggeri, chilo e 8, insomma, comunque non è per il mio genere. In più devono stare tipo in borse come queste, vedete quanto è grande, tanto per capirci. Allora, siccome costava poco, tipo un 25 euro, ho detto proviamo questo cavalletto della Foto Pro che si chiama FY583. Cavalletto, come vedete, minimale, piccolissimo, ma e che pesa 407 grammi. L'ho pesato sulla mia bilancia perché sul sito Amazon diceva 390, in realtà è 407, tutto compreso della piastra. Lo andiamo a vedere. Qual è la cosa particolare? Che viene con una piastra da sgancio rapido, la andiamo a inserire direttamente sotto la macchina, così poi la proviamo. Quindi io sto usando un cavalletto super leggero per metterci sopra comunque una full frame, per quanto la più leggera da fotografia sul mercato. È un cavalletto che sembra piccolo, però guardate, e ha un sistema stranissimo. Praticamente una volta aperto lo dovete girare solo la parte questa qua, apro tutti, e come vedete non è poi tanto basso perché è comunque 1,5 m. Diciamo, io tutti i cavalletti bassi che ho trovato, per esempio ora la Insta360 RS che sta registrando in questo momento è su un palo praticamente con un cavallettino sotto e sta a 70 cm. Questo è ben più alto di quello e reggerà una full frame come questa. Sì che la regge, ve lo dico subito, la vado a inserire nel piatto, anche abbastanza bene. Ora, stiamo parlando quindi di un cavalletto da 407 grammi che regge una full frame per quanto super leggera e con comunque
che ho già provato anche mettendogli sopra un buon faretto decente, la regge tranquillamente, anche con un flash piccolo come il Godox T350. È stabile, ma naturalmente tenete conto di quanto sono sottili le gambe, quindi magari una lunga esposizione intesa come 1 o 2 secondi la farei, esposizioni sopra i 30 secondi veramente non ci deve essere vento. In più è chiaro che in una giornata ventosa, non avendo, come vedete qua, niente per tipo un gancio per poterlo appesantire, io sinceramente magari non lo userei. Però è comoda, ha lo sgancio rapido, poi è talmente leggero che uno lo può tenere sempre attaccato alla macchina, non dà fastidio, perché veramente è leggerissimo, è piccolissimo, peserà tipo 3, mettiamo che 7-8 grammi, anche meno la piastrina questa, perché è di plastica. La cosa strana di questo è anche come si chiude, perché sapete che ce ne sono tanti che si chiudono a sé, questo no, questo è proprio un altro sistema. Praticamente ora per chiudere, vedete che non si chiude nessuno, bisogna prendere sempre quello più in alto, girarlo finché inizia ad andare giù, a questo punto si può chiudere, vedete? Lo sentite quando inizia ad andare giù? Ok. Si può anche diciamo bloccare solo una parte, non è necessario bloccarle tutte, quindi si può anche un po' regolare la... Vedete, ora ho bloccato solo questi ultimi, i primi due e non l'ultimo, ma se lo tiro poi si bloccano tutti. Ricordo sempre, girate piano piano finché inizia ad entrare, si chiude così, si chiude così, e avete un cavalletto da viaggio chiaramente, però relativamente stabile, soprattutto per fare video fondamentalmente non ci sono problemi, perché il video non deve stare con esposizioni lunghissime, sapete che in generale al massimo un cinquantesimo di secondo, e quindi insomma è semplice. Spero possa servire a qualcuno, soprattutto perché è super piccolo, super leggero e facilmente entra in qualsiasi borsa senza doverlo portare esternamente, far vedere che uno ha una borsa fotografica e che quindi magari ehm, possono crearsi problemi con diciamo con qualcuno che voglia rubare le vostre cose, eccetera.